Questo è il dojo, è un luogo speciale. Il dojo è il luogo dove il principio si rende manifesto. È un luogo di saggezza, è un luogo per la ricerca della via. Kano Jigoro, genio, fenomenale per noi. Ecco. Quella è una foto storica del mio Hanegoshi, che era la mia tecnica speciale. Ogni judoka che, diciamo così, ha fatto un certo percorso, matura un suo speciale, qualcosa che diventa suo, e che lo caratterizza, il suo stile di espressione. Ecco. Naturalmente la tecnica è uno strumento per esprimersi, ma non è sufficiente. Non è sufficiente essere un buon tecnico. Quello che è importante è cominciare invece a pensare di far parte di una famiglia. Adesso facciamo un random, deve essere un random aperto, una conversazione, un dialogo. Judo è educazione fisica, sì. È anche un modo per sviluppare la spiritualità. Uno strumento di attacco-difesa molto efficace, perché il judo deriva dall'arte guerriera, no? Del samurai, del guerriero, sui campi di battaglia. Il guerriero giapponese praticava molto, perché da quella pratica dipendeva la sua vita, vivere o morire. Bisogna pensare sempre come al combattimento reale, no? Quello è lo spirito giusto. Chiaro? Ancora insieme? Da qui lui si sposta 1, 2, 3. Qua tengo la manica. Quello che vorrei sottolineare è la versatilità. La mia idea è quella che da molto tempo ormai dico, che il judo è un illustre sconosciuto. Sì, dobbiamo dire che lo sport ci ha aiutato a diffonderlo in breve tempo in tutto il mondo, tuttavia non è conosciuto per quelle sue peculiarità che lo caratterizza e per cui è nato. Va bene. Ok. Per cercare di salvaguardare, di proteggere questa disciplina che può offrire molto alla società, alle persone. Solo dal punto di vista della performance sportiva ci perdiamo il 90% di tutto il resto. Qui, diciamo così, insegnare il judo per il suo scopo principale, cioè fare una persona che sa affrontare la vita. Dal punto di vista del judo è qualcosa che va al di là del decreto dell'arbitro, no? Nippon
È un momento magico creato dai due che si confrontano. La sconfitta nello sport è il fallimento, la vittoria è il successo. Sì, ma è importante come conquistiamo la vittoria. Bisogna insegnare che entrambi vincono, perché l'uno vince e quell'altro impara. L'insegnante deve essere consapevole che sta utilizzando un metodo di educazione fisica, un metodo per sviluppare la parte spirituale della persona. Il fatto che adesso io parli e che usi le parole per cercare di veicolare alcuni significati non dovrebbe essere visto come qualcosa di staccato rispetto a quello che abbiamo appena udito e rispetto a quello che vedremo e sentiremo. Anche questo è judo. Il judo non è un momento che si stacca da altri momenti della vita. E anche queste note e anche le forme che vedremo poi eseguite, le tecniche, sono legate da un filo invisibile ma esistente, che lega noi a tutte le persone che vivono, a tutte le creature che esistono. L'esperienza del judo che il judo fa attraverso di noi. Questo è qualcosa che si può avvertire, raramente si porta a coscienza. Sentirsi parte di qualcosa che è più grande di sé. Anche la verità del Tao, della via, del Do è discorrere. Sentirsi parte di qualcosa che ci attraversa. Quindi quando noi diciamo ma come stanno veramente le cose, in un certo senso ci inganniamo, perché le cose non stanno mai, accadono, si danno, si offrono.
Lavorare col corpo significa che devo collegare la mia mente col corpo, tutto insieme. Quando c'è uno scollegamento, uno scordinamento tra cuore, mente e corpo, non riusciamo ad apprendere questa disciplina bene. Così, non lasciare, altri 3-4 passetti indietro. Lui decide se andare qua o se andare qua, lo decide lui. Per raggiungere l'obiettivo sono costretto a mettere in moto la mia capacità di ragionamento. Ogni giorno posso migliorare, ogni giorno, non si finisce mai di migliorare. I giapponesi dicono Kaizen, il miglioramento continuo, Kaizen. L'allenamento dell'intelligenza è importante quanto quello del corpo. L'intelligenza si allena. Sì, mi piace tanto che giochiamo con la palla, quella che sta là sopra, il gioco del polipo e mi piace il gioco del cannone. Poi mi piace fare il gioco dell'isola. Di lì scende e ci deve acchiappare. Chi primo sale sull'isola non si va a cambiare. Senza che io lo sappia judo, ma mi è piaciuto tantissimo. Mi piace è perché si sta insieme. Attenzione! Dritti, talloni uniti, talloni uniti. Le mani lungo il corpo. Le mani lungo il corpo. Già. Bene. Allora, cominciamo. Uno chiodo, uno guarda. Così, stendi le gambe. Distendi le gambe. Allora, chiodo e martello. Chiodo e martello. Chiodo e martello. Eccolo. Guardate bene, brava. 2. Via. Io mi rialzo al primo. Ecco, riuscendo a fare questo come insegnante significa realizzare il proprio obiettivo, significa realmente fare qualcosa che dal punto di vista del valore sociale è molto importante.
Questo è una cosa che io vorrei dire ai giovani. C'è molto da imparare e non si finisce mai di imparare.